Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la canotta che avete già intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e sotto al primo commento. Come vedete l'occorrente di questo progetto è davvero molto basic. Parliamo infatti di un cotone 5, io ho scelto l'Amanda, da lavorare con un uncinetto 3,5 per dare un po' di morbidezza al nostro capo. Nel tutorial vi spiegherò anche come adattare questo progetto a tutte le taglie e ad ogni misura. Io realizzerò questo progetto in taglia S. Il punto di lavorazione di questo progetto è il punto Giuditta. Un punto concepito inizialmente per la realizzazione di borse, ma che mi ha colpito talmente tanto che ho pensato di riadattarlo ad un progetto anche di un capo di abbigliamento. In futuro, senz'altro, ci sarà anche un bellissimo progetto borsa sul canale dedicato a questo meraviglioso punto. Il modello di questa canotta è un modello piuttosto basico, si compone di 2 pannelli identici, ma potrà essere tranquillamente riadattato proprio perché ci andremo a basare sulle nostre misure. Io ho scelto di realizzare questa canotta un po' cortina, quindi mi fermerò appena al di sotto del punto vita. Qualora voleste scegliere di allungare la vostra canotta, dovrete tener conto di più di una misura. Come possiamo andare a regolarci sulle misure, sui centimetri? Ci serve ricavare la nostra circonferenza più ampia. Chi ha più seno, chi ha più vita, chi ha più fianchi. Nel mio caso io ometterò la misurazione del fianco perché la mia canotta non arriverà fino al fianco, ma si fermerà leggermente prima. Andrò quindi a misurare seno e vita e prenderò la misura tra le due che risulta maggiore. Stesso farete voi. Una volta ottenuta la misura totale della circonferenza maggiore che ci riguarda, la dividiamo per 2. Abbiamo così il numero di centimetri che comporrà i nostri 2 pannelli. Nel mio caso, la mia circonferenza maggiore è di 80 centimetri, dividerò per 2 e quindi dovrò realizzare una catenella di 40 centimetri. Il multiplo di lavorazione del progetto è 4 più 3. Andrò quindi a realizzare una catenella multiplo di 4 più 3 che sia quanto più vicina alla misura di 40 cm. Lo stesso farete voi in base alla vostra metà di circonferenza più ampia. Ho impiegato 72 catenelle. A queste 72 catenelle ne vado ad aggiungere altre 3. Salto le prime 2 dall'uncinetto, entro nella terza e realizzo una riga di ritorno interamente a punto basso, un punto in ogni punto disponibile fino al nodino iniziale, fino alla fine di tutta la riga. Terminata la prima riga di punto basso, mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3. Volto il lavoro. A questo punto prendo il filo sull'uncinetto, salto il primo punto che mi trovo disponibile, mi inserisco nel secondo realizzando una maglia alta e così faccio nei successivi 2. Quindi salto il primo punto ed eseguo 3 maglie alte, una in ogni punto che mi trovo disponibile. Ora devo andare a lavorare la maglia che ho saltato inizialmente. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nel punto che non ho lavorato, quindi torno indietro, ripesco il filo e distendo la lavorazione. Molto piano, vedete? Allungo un po' i punti. Realizzo in questo caso una mezza maglia alta, quindi non vado ad eseguire una maglia alta, ma chiudo tutto insieme ripescando il filo e questo è ciò che ottengo. Replico
filo sull'uncinetto, salto la prima maglia disponibile, mi inserisco nella seconda, pesco il filo e realizzo la prima di 3 maglie alte, filo sull'uncinetto, secondo punto disponibile, seconda maglia alta, filo sull'uncinetto, terzo punto disponibile, terza maglia alta. Vado di nuovo a lavorare il punto che ho lasciato in sospeso all'inizio. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nel punto, tornando indietro, ripesco il filo e allungo. Chiudo la mia mezza maglia alta ed ecco realizzato il secondo gruppetto. Filo sull'uncinetto, salto il primo punto disponibile, entro nel secondo e realizzo le mie 3 maglie alte. È il momento di lavorare la maglia che ho lasciato in sospeso, filo sull'uncinetto, rientro nel punto tornando indietro, ripesco il filo e distendo la lavorazione. Chiudo la mia mezza maglia alta. Devo continuare questo motivo fino alla fine della riga, vi faccio poi vedere come si concluderà. Terminata la nostra riga di lavorazione, andiamo semplicemente a realizzare una maglia alta nell'ultimo punto disponibile, che è questo. Quando andiamo a realizzare il punto allungato, mi raccomando, non tiratelo troppo, ma non lasciatelo neanche troppo lento, deve avere una giusta tensione. La seconda riga del motivo altro non è che una riga di ritorno a punto basso, quindi ci alziamo con una catenella, voltiamo il lavoro e realizziamo un punto basso in ogni punto disponibile. Come al solito, se volete, potete andare a marcare il primo punto che avete realizzato, in modo da trovare immediatamente nella riga successiva l'ultimo punto da lavorare. Realizzata la riga di punto basso, dobbiamo replicare la riga sottostante, alzandoci con 3 catenelle, voltando il lavoro, saltando la prima maglia disponibile, filo sull'uncinetto, inserendoci nella seconda e continuando con i gruppetti di 3 maglie alte, una su ogni punto disponibile, per poi prendere il filo sull'uncinetto, tornare indietro nel punto che abbiamo lasciato non lavorato, allungando il filo per una mezza maglia alta sovrapposta. Filo sull'uncinetto, saltiamo il primo punto disponibile ed entriamo nel secondo con la nostra maglia alta. Il motivo è esclusivamente questo, una riga realizzata con le 3 maglie alte e il mezzo punto alto allungato nel punto che saltiamo inizialmente e una riga di ritorno a punto basso. Terminiamo sempre questo giro, quello con le 3 maglie e la mezza maglia allungata ad incrocio, con una maglia alta sull'ultimo punto. In questo caso andrà eseguito proprio dove ho messo il marker, così mi trovo ancora più comoda. La lunghezza di questo pannello dovrà raggiungere il sottomanica, quindi avremo inizialmente un pannello quadrato o rettangolare a seconda della lunghezza che vogliamo dare alla nostra canotta. È qui che dobbiamo intervenire sulla dimensione, perché poi in un secondo momento andremo a realizzare le bretelline. Quindi
In una prima parte andremo dalla fine della canotta al sottomanica, dopodiché ci occuperemo delle bretelline. Io andrò a realizzare un pannello alto 37 cm. Ho raggiunto la mia altezza ideale fino allo scalfo della manica. Come anticipato, questa sarà una canotta sottogiacca cortina, quindi mi fermo qui. Adesso taglio il filo, catenella di sicurezza, e mi vado ad occupare delle bretelline. Ho già stabilito la distanza dallo scalfo e quindi io da questo punto ho saltato 5 cm. La mia è una taglia S, naturalmente per una taglia un pochino più grande potrete andare a scalare di 1 centimetro ogni taglia che vi serve più grande. Quindi io, avendo un pannello largo 40 cm, ho lasciato 5 cm per parte ed ho marcato i miei punti. Mi vado ad inserire con l'uncinetto dove ho il marker. Prendo il filo, mi ancoro con una catenella e a questa catenella ne aggiungo altre 2. Filo sull'uncinetto, salto il primo punto utile, mi inserisco nel secondo e replico il motivo che ho realizzato fino ad ora, quindi 3 maglie alte consecutive in ciascuno dei punti che mi trovo disponibile, una in ciascuno dei punti che mi trovo disponibili. Dopodiché filo sull'uncinetto, rientro nel punto tra le prime 3 catenelle e la prima maglia alta, tiro fuori il filo e chiudo con una maglia bassissima. Filo sull'uncinetto e replico, salto una maglia di base, mi vado ad inserire nel primo punto utile con 3 maglie alte, una in ogni punto disponibile. Filo sull'uncinetto, rientro nel punto che non ho lavorato, quindi vado indietro e poi mi chiudo con una maglia bassissima. Per quanto mi riguarda, essendo una piccola taglia, mi fermerò a 2 motivetti per tirare su la mia bretellina. A questo punto realizzo una catenella, volto il lavoro e proseguo con la seconda riga di lavorazione, ovvero con una maglia bassa in ogni punto che mi trovo disponibile. In questo modo. Adesso 3 catenelle, volto il lavoro di nuovo e continuo la mia lavorazione. Salto il primo punto, entro nel secondo con 3 maglie alte, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho lasciato indietro non lavorato e mi chiudo con la mia maglia, mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, salto il primo punto, mi inserisco nel secondo e realizzo il mio secondo motivetto. Filo sull'uncinetto, torno indietro, pesco il filo e mi chiudo di nuovo con la mia mezza maglia alta. Ultimo punto da lavorare come sempre, filo sull'uncinetto, una maglia alta. E la mia bretellina inizia a prendere forma. Per una taglia S abbiamo uno scalfo manica che è di circa una ventina di centimetri, quindi io andrò a realizzare, nel mio caso sono molto minuta, una bretellina di circa 18 centimetri.
Ovviamente, per essere sicure di non sbagliare la vostra misura, intanto potete provare ad accostarvi la canotta in modo da vedere come poi va ad aderire al corpo, oppure potete prendere la misura della bretellina con un'altra canotta che già avete e che sapete che vi dona particolarmente. Ci sono anche, come altro consiglio, alcune tabelle standard in internet, ma il consiglio senza dubbio più preciso che posso darvi è quello di misurare il vostro giro manica. Una volta trovata la misura del giro manica, dividete questa misura per 2 e trovate l'esatta altezza che deve avere la vostra bretellina. Naturalmente io proseguirò la mia e andrò a effettuare la stessa operazione dall'altro lato, quindi mi troverò alla fine di questo procedimento con entrambe le bretelline realizzate. Questo è il risultato che otteniamo al termine della realizzazione delle nostre 2 bretelline. A questo punto io suggerisco di fare, senza tagliare il filo, un giro perimetrale di punto basso attorno a tutto il nostro pannello, in modo da rifinire bene anche le parti laterali e trovarci un lavoro maggiormente pulito. Quindi vado a voltare il mio lavoro, eseguo una catenella per dare continuità al mio angolo e adesso punto su punto, anche se qui naturalmente i punti non sono definiti, vanno un po' interpretati, senza tirare troppo la lavorazione, vado a realizzare il mio perimetro di punto basso. Ogni volta che mi trovo in concomitanza dell'angolo vado a realizzare una catenella e poi continuo sul lato opposto e proseguo per tutto il perimetro del mio pannello. Realizzo allo stesso modo un altro pannello, mi devo ritrovare con 2 pannelli identici. Ho terminato la realizzazione dei miei 2 pannelli identici. Ora inizio ad assemblare le 2 parti partendo dalla bretellina. Infatti, arrivata alla fine del mio giro perimetrale, mi chiudo con una maglia bassissima ma non taglio il filo. Metto i 2 pannelli rovescio contro rovescio, quindi ho il rovescio verso di me da entrambe le parti e vado a prendere le mie 2 bretelline. Inserisco nel primo punto della bretellina che non è già agganciata, eseguo una maglia bassissima e una catenella. Ora vado ad unirle in questo modo, prendo la costa retro del primo pannello e la costa avanti del secondo, quindi prendo le 2 maglie centrali, eseguo una maglia bassissima e una catenella, vado avanti, costa retro del pannello verso di me, costa avanti del pannello più lontano da me, maglia bassissima e catenella, proseguo fino alla fine della mia bretellina, poi taglio il filo ed eseguo la stessa operazione sull'altra. Agganciate le bretelline, ci mettiamo sempre la canotta sul rovescio, in questo modo, vedete ho la cucitura verso di me e il rovescio che mi guarda. Adesso dobbiamo andare ad unire i 2 laterali e lo faremo esattamente allo stesso modo, prendendo il filo di lavorazione, inserendoci in uno degli angolini, vedete io l'ho anche marcati, esattamente dove ho il marker, io mi vado a inserire in entrambi i pannelli in questo modo. La cucitura verrà effettuata in maniera identica a quella delle bretelline. Prendo il mio filo, lo faccio passare attraverso entrambi i pannelli, mi ancoro con una catenella ed inizio la mia lavorazione
sempre prendendo la costa retro del pannello verso di me e la costa avanti del pannello più lontano da me. Mi porto anche dietro la codina. Realizzo una maglia bassissima e una catenella. Costa retro del pannello verso di me, costa avanti del pannello più lontano da me. Chiudo con una maglia bassissima, eseguo una catenella. Dobbiamo eseguire questa operazione per tutti e due i laterali. Dopodiché volteremo il lavoro sul dritto. Voltato il lavoro sul dritto, ecco come si presenta la nostra canottina. Io la userò come sottogiacca e l'ho realizzata in taglia S corta in vita. Vi ho lasciato comunque le istruzioni durante il video per andare a realizzare una canotta che si possa adattare quanto più possibile alle vostre esigenze. Fatemi sapere se questo progetto vi è piaciuto, io lo trovo davvero adorabile, guardate che meraviglia la resa di questo punto con il cotone Amanda. Lo trovo davvero molto carino, ne ho utilizzati 150 grammi perché come vedete di 2 rocche ecco quello che mi avanza. Ovviamente sempre per una taglia S, per altre taglie aggiungete magari un gomitolo in più per sicurezza. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video e anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.